Lezione 1. Accettazione e comprensione. Ho dovuto accettare che non tutti condividono il mio punto di vista. Sì, a volte è difficile comprendere punti di vista diversi. Per la maggior parte dei miei connazionali, uomini e donne, la realtà è diversa. È importante ascoltare e provare empatia per le loro esperienze. Assolutamente. L'accettazione può portare a conversazioni e soluzioni migliori. Sono d'accordo. Dobbiamo creare uno spazio di dialogo aperto. In questo modo possiamo colmare le lacune e favorire la comprensione. Incoraggiamo più discussioni all'interno della nostra comunità. Sì, è fondamentale promuovere una cultura di rispetto e apprendimento. Lezione 2. Servizi in camera. Il frigorifero in questa stanza è perfetto per il nostro soggiorno. Sì, possiamo bere bevande calde e tenere freschi gli spuntini. Guarda, c'è anche una TV e una scrivania che possiamo usare. Ciò lo rende comodo per rilassarsi e lavorare un po'. Mi piace molto il fatto che abbiamo tutti questi comfort a portata di mano. È fantastico. Possiamo davvero goderci il nostro tempo qui in tutta comodità. Sono felice di aver scelto questo posto, è come sentirsi a casa lontano da casa. Assolutamente. Approfittiamone al massimo durante il nostro soggiorno. Sono d'accordo. Con tutto ciò di cui abbiamo bisogno, dovrebbe essere un'esperienza divertente. Lezione 3. Condividere le cattive notizie. Ho delle brutte notizie per te riguardo ai nostri piani. Oh no, cosa è successo? Temo che riguardi i nostri concittadini e gli eventi recenti. Sembra una cosa seria. Per favore, dimmi di più. In tutto il mondo si sono verificati incidenti che hanno colpito persone amanti della pace. È straziante. Dobbiamo trovare il modo di sostenerli. Sono pienamente d'accordo. È importante restare uniti nei momenti difficili. Sì, dovremmo sensibilizzare l'opinione pubblica e aiutare in tutti i modi possibili. Discutiamo di come possiamo contribuire positivamente alla situazione. Lezione 4. Conversazioni sul meteo. È rinfrescante quando la pioggia rinfresca tutto. Vero, ma spero che la situazione migliori prima del nostro evento all'aperto. Sì, abbiamo davvero bisogno del bel tempo affinché tutto vada bene. Sono d'accordo. Sarebbe deludente se la pioggia rovinasse i nostri piani. Teniamo d'occhio insieme le previsioni del tempo. Ottima idea. Possiamo modificare i nostri piani se necessario. Speriamo che la pioggia passi presto. Incrocio le dita. Non vedo l'ora di godermi l'aria fresca. Anch'io. Restiamo ottimisti sul meteo. Lezione 5. Giardinaggio. Devo dire che preferisco molto il giardinaggio, mi aiuta a rilassarmi dopo una lunga giornata di lavoro. Sembra fantastico. Cosa coltivi di solito nel tuo giardino? Coltivo diverse varietà di verdure, come pomodori e peperoni, ma adoro anche coltivare erbe aromatiche come basilico e menta. Le erbe fresche possono fare davvero la differenza in cucina. Posso solo immaginare quanto sia appagante utilizzare qualcosa che hai coltivato tu stesso. Assolutamente. C'è qualcosa di speciale nel raccogliere ingredienti freschi direttamente dal proprio orto.
Hai anche dei fiori oppure coltivi solo verdure ed erbe aromatiche? Ho dei fiori, pianto girasoli e calendule per aggiungere un tocco di colore. Devono aggiungere una bellezza incredibile al tuo giardino, soprattutto quando sono in piena fioritura. Sì, e attirano le farfalle, il che rende l'intera esperienza ancora più magica. Lezione 6. Un canto di Natale. Hai mai letto Il canto di Natale? È una storia affascinante su un vecchio ricco ma avaro, Ebenezer Scrooge. Sì, si rifiuta categoricamente di dare ai suoi dipendenti uno stipendio dignitoso o addirittura di augurare loro un buon Natale. Esatto. È difficile credere che qualcuno possa essere così avaro, soprattutto durante le festività natalizie. Ciò che trovo interessante è il modo in cui si trasforma dopo quelle visite spettrali alla vigilia di Natale. Vero? I fantasmi gli mostrano le conseguenze delle sue azioni, il che lo fa davvero riflettere sulla sua vita. È un potente promemoria dell'importanza della gentilezza e della generosità. E alla fine diventa una persona completamente diversa, abbracciando lo spirito del Natale. Il suo cambiamento è davvero stimolante, dimostra che non è mai troppo tardi per cambiare in meglio. Assolutamente sì, è una lezione senza tempo che trova riscontro in tutti, indipendentemente dall'età. Lezione 7. La bellezza naturale delle Hawaii. Sapevi che le Hawaii ospitano molti fiori e alberi bellissimi? Sì, è affascinante. I primi a vivere alle Hawaii furono i polinesiani, che portarono con sé la loro cultura e le loro tradizioni. Hanno davvero apprezzato la bellezza naturale che li circondava, non è vero? Esatto. Utilizzavano le abbondanti risorse per procurarsi cibo, medicine e persino per i loro splendidi oggetti artigianali. È sorprendente quanto fossero connessi alla natura e quanto trovassero armonia con ciò che li circondava. E questo legame è ancora oggi evidente nella cultura e nelle feste hawaiane. Assolutamente. Il modo in cui celebrano la loro tradizione attraverso l'ula e la musica è davvero stimolante. Mi fa venire voglia di visitare quel luogo e di sperimentare in prima persona quella bellezza e quella cultura. Dovresti assolutamente andarci. I paesaggi e le tradizioni sono qualcosa che non dimenticherai mai. Lezione 8. Acquistare prodotti di qualità. Ho notato che i prezzi possono variare notevolmente quando si acquistano articoli di qualità. Sì, ma credo che prezzi ragionevoli spesso riflettano una buona qualità, non credi? Certamente. È importante bilanciare costo e qualità per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Esatto. È frustrante quando paghi tanto e poi scopri che il prodotto non soddisfa le tue aspettative. Ecco perché leggo sempre le recensioni prima di effettuare un acquisto, mi aiuta a prendere decisioni consapevoli. Mossa intelligente. Un po' di ricerca può evitarti delusioni a lungo termine. Mi piace anche sostenere le attività commerciali locali che offrono prodotti di qualità a prezzi equi. Ottimo approccio. È bello contribuire alla comunità e ottenere buoni affari. Sì, è una situazione vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti. Lezione 9. Stili di danza. Sai, il mio modo di ballare è molto diverso da quello di mia madre. Davvero? Come descriveresti il tuo stile di ballo in confronto al suo? Io tendo a essere più moderno ed energico, mentre lei preferisce stili tradizionali che hanno molta grazia.
Sembra interessante. Ogni stile deve avere il suo fascino unico. Assolutamente. Adoro come la danza possa evolversi nel corso delle generazioni, riflettendo influenze diverse. È affascinante vedere come le esperienze personali plasmano i nostri movimenti e le nostre espressioni. Sì, e ballare può essere un modo molto potente per entrare in contatto con gli altri ed esprimere le proprie emozioni. Lo credo anch'io. Può raccontare una storia senza bisogno di parole. Esatto. È uno degli aspetti più belli della danza che attrae così tante persone. Lezione 10. Puntualità. Sì, la puntualità è molto apprezzata in molte culture, soprattutto in ambito lavorativo. Sono d'accordo. È importante arrivare puntuali alle riunioni per rispettare gli impegni di tutti. Assolutamente. Dà un tono professionale e dimostra il tuo impegno. E arrivare in ritardo può causare inutili stress a tutti i soggetti coinvolti, non credi? Sì, interrompe il flusso della conversazione e può dare origine a incomprensioni. Ecco perché cerco sempre di pianificare in anticipo e di partire presto per evitare la fretta dell'ultimo minuto. Che idea brillante! È molto più facile rilassarsi quando non si ha paura di arrivare in ritardo. Esatto. Inoltre, arrivare presto ti dà la possibilità di prepararti e di riflettere. Certamente. Può fare una differenza significativa nell'efficacia della riunione. Lezione 11. Riflessioni storiche. Perché la verità è che eravamo stati avvisati che sarebbe andata così, la storia spesso si ripete. È un'affermazione potente. Penso che dovremmo sempre imparare dal passato per evitare di commettere gli stessi errori. Esatto. Il presidente Reagan parlava spesso dell'importanza di comprendere la nostra storia. Sì, ha sottolineato che la consapevolezza degli eventi storici può guidare le nostre decisioni future. È affascinante come le lezioni del passato possano trovare riscontro nelle problematiche contemporanee. Assolutamente. Ci ricordano di pensare criticamente alle scelte che facciamo. E a volte può essere un campanello d'allarme che ci spinge ad agire prima che sia troppo tardi. È fondamentale per noi impegnarci in discussioni sulla nostra storia e sulle sue implicazioni per il presente. Certamente. Solo capendo da dove veniamo possiamo tracciare un percorso migliore. Lezione 12. Consigli di cucina. A volte cucinare può essere un po' complicato, ma ecco alcuni suggerimenti che potrebbero rivelarsi utili. Oh, mi piacerebbe molto sentirli. Cosa mi suggerisci? Assicuratevi solo di impastare bene l'impasto. Questo aiuta davvero a sviluppare il glutine e a ottenere una consistenza migliore. Sembra importante. Spesso salto questo passaggio quando ho fretta. Capisco, ma prendersi quel tempo extra può fare un'enorme differenza nel prodotto finale. Lo terrò sicuramente a mente la prossima volta che farò il pane. Inoltre, è fondamentale lasciare riposare l'impasto, ciò consente ai sapori di svilupparsi meglio. Ottimo consiglio. Capisco come il sapore ne migliorerebbe notevolmente. Cucinare è tutta una questione di pazienza e pratica. Più lo fai, più diventi bravo. Lezione 13. Esperienza culinaria. Assolutamente. Dopo aver messo il cibo nel piatto, è importante tornare al tavolo con calma. Sì, l'esperienza culinaria diventa più piacevole quando tutti sono sistemati e pronti a mangiare.
Penso che contribuisca a creare un'atmosfera piacevole, consentendo a tutti di apprezzare il pasto insieme. Esatto. In più, ti dà un momento per riflettere sul cibo delizioso che hai appena scelto. E condividere il pasto con gli altri lo rende ancora più speciale. Adoro il modo in cui il cibo riesce a unire le persone, creando ricordi duraturi. Sì, è un linguaggio universale che trascende i confini culturali. Cenare insieme è un modo davvero significativo per connettersi e condividere storie. Assolutamente. È uno dei piaceri semplici della vita che non dovrebbe mai essere trascurato. Lezione 14. Routine mattutina. Certo, organizzo anche la sveglia per te, non c'è problema. Che premuroso. La mattina può essere davvero frenetica se non si è preparati. Capisco perfettamente, avere una sveglia affidabile può davvero fare la differenza. Aiuta a iniziare la giornata con il piede giusto, soprattutto quando si hanno programmi importanti. Esatto. Credo che una buona routine mattutina dia il tono a tutta la giornata. Non potrei essere più d'accordo. Mi piace prendermi un momento per gustare una tazza di caffè prima di immergermi nei miei compiti. Sembra fantastico. Un po' di relax al mattino può fare miracoli per la produttività. Sì, si tratta semplicemente di trovare l'equilibrio tra essere organizzati e prendersi del tempo per sé. Assolutamente. È fondamentale coltivare sia le nostre responsabilità che il nostro benessere. Lezione 15. Calore invernale. Sapete, quando arriva il freddo, adoro infilarmi i guanti nelle mani, mi tengono al caldo mentre passeggio all'aperto. Sembra delizioso. Spesso mi avvolgo una sciarpa morbida intorno al collo per ripararmi dal vento freddo, rendendo le passeggiate invernali molto più calde. Assolutamente. C'è qualcosa di magico nel modo in cui la neve luccica quando sei tutto imbacuccato, non credi? Sì, trasforma davvero il mondo in un paese delle meraviglie invernale. Mi piace guardare i fiocchi di neve danzare nell'aria mentre passeggio. E dopo una lunga camminata al freddo, non c'è niente di meglio che tornare a casa e trovare una bevanda calda, non è vero? Assolutamente sì. Una cioccolata calda con i marshmallow è il mio modo preferito per riscaldarmi dopo essere stato all'aperto. Sembra davvero invitante. Potrei provarlo la prossima volta che torno dal freddo. Dovresti. È il regalo perfetto da gustare ripensando ai meravigliosi paesaggi innevati. Riesco quasi a sentirne il sapore. L'inverno porta davvero un fascino unico ai nostri momenti quotidiani, non è vero? Lezione 16. Avventure escursionistiche. Sì, adoro fare escursioni. Ci sono alcuni sentieri fantastici nelle vicinanze che regalano viste mozzafiato e aria fresca. Fantastico. Sei mai stato al Green Mountain Trail? Ho sentito dire che offre panorami mozzafiato e una sfida rinfrescante. Sì. Il panorama dalla cima vale ogni passo. Si può vedere per chilometri e la sensazione di aver raggiunto il traguardo è ineguagliabile. Sembra incredibile. Mi piace stare nella natura, soprattutto quando i sentieri sono circondati da alberi rigogliosi e animali selvatici. Esatto. C'è qualcosa di così rigenerante nello stare all'aria aperta, lontano dalla frenesia della vita quotidiana. E l'aria fresca è un bonus. Torno sempre energica e pronta ad affrontare qualsiasi cosa. La prossima volta dovresti assolutamente unirti a me,
È sempre più divertente fare un'escursione con un amico per condividere le esperienze. Mi piacerebbe tantissimo. Esplorare insieme la natura sembra il modo perfetto per trascorrere la giornata. Allora organizziamolo presto, i sentieri ci chiamano e non vedo l'ora di rimettermi in cammino. Lezione 17. Alimentazione sana. Ottimo. Potremmo aggiungere del pollo grigliato alla nostra insalata per aggiungere proteine. La renderà molto più sostanziosa. Assolutamente sì. Il pollo alla griglia non solo aggiunge sapore, ma ci dà anche l'energia necessaria per affrontare la giornata. Inoltre, è così versatile che potremmo condirlo in tantissimi modi diversi per renderlo sempre appetitoso. Esatto. Adoro sperimentare con marinate e spezie diverse. Trasforma ogni pasto in un'esperienza deliziosa. E si abbina perfettamente alle verdure fresche. Possiamo creare un piatto colorato e nutriente. Sì, Mi sento sempre così soddisfatto dopo un pasto che unisce ingredienti sani a un gusto eccezionale. Poniamoci l'obiettivo di provare insieme nuove ricette. Sarà divertente cucinare e gustare pasti sani. non potrei essere più d'accordo. Cucinare insieme è un'esperienza meravigliosa che crea un legame, e possiamo condividere consigli lungo il percorso. Decisamente deciso. Mangiare sano sarà la nostra nuova avventura e non vedo l'ora di iniziare. Lezione 18. Trovare un alloggio. Conosci qualche buon hotel in questa zona? Cerco un posto comodo dove alloggiare durante la mia visita. Sì, ti consiglio di dare un'occhiata all'Hilton. Offre servizi eccellenti ed è situato in una posizione comoda, vicino alle attrazioni più famose. Sembra perfetto. Apprezzo molto avere tutto a portata di mano quando viaggio. Assolutamente sì. Inoltre, l'hotel ha un ottimo ristorante e una splendida piscina dove rilassarsi dopo una giornata intensa. È esattamente ciò che cerco. Adoro rilassarmi con un buon pasto e un tuffo in piscina. Il vostro soggiorno sarà sicuramente piacevole. Il personale è cordiale e sempre pronto ad aiutarvi con qualsiasi richiesta. È rassicurante sentirlo. Un'atmosfera accogliente può fare la differenza in un'esperienza di viaggio. Certo. È bello sentirsi a casa, anche quando si è lontani. Non vedo l'ora di provarlo. Grazie per il consiglio, rende la pianificazione molto più semplice. Lezione 19. Dire addio. Sono felice che ti piacciono, è sempre bello condividere ciò che ci piace. Sì, è stata una bella serata, ma si sta facendo tardi. Credo che ora dovrò andare. Il tempo vola quando ci si diverte. Non mi ero accorto di quanto fosse tardi. Davvero? Apprezzo sempre le nostre conversazioni, mi rallegrano la giornata. Anche io. Non vedo l'ora della nostra prossima chiacchierata, è una cosa che mi piace davvero. Anch'io. Penserò alla nostra discussione fino ad allora, soprattutto agli argomenti divertenti che abbiamo trattato. La prossima volta assicuriamoci di riprendere da dove ci eravamo interrotti, ho ancora molto da condividere. Certo. Porterò qualche nuova idea da discutere e ci divertiremo di nuovo molto. Sembra un piano. Fino ad allora, abbiate cura di voi e buonanotte. Lezione 20. Pianificazione efficiente. Vediamo se è possibile migliorare l'efficienza del nostro progetto. Semplificare il processo potrebbe farci risparmiare tempo. Sembra ragionevole. Possiamo anche prendere in considerazione strumenti che possano aiutarci a gestire i nostri compiti in modo più efficace.
Assolutamente sì. Esistono diverse app progettate per migliorare la produttività e la collaborazione. Fantastico! Credo che usare la tecnologia in modo intelligente possa davvero trasformare il nostro modo di lavorare insieme. Certo. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra gli strumenti e il nostro tocco personale. Esatto! Credo che se uniamo le nostre competenze a strumenti efficienti, possiamo ottenere risultati eccezionali. Non vedo l'ora di approfondire ulteriormente la questione e scoprire cosa funziona meglio per il nostro team. Anch'io. Prendiamoci un po' di tempo per fare brainstorming e implementare nuove strategie. Sarà un processo gratificante. Non vedo l'ora di vedere i cambiamenti positivi che potremo apportare. Lezione 21. Punti di riferimento nelle vicinanze. Da qui al parco ci vogliono circa 10 minuti a piedi, il luogo ideale per una breve passeggiata dopo il nostro incontro. Fantastico! C'è qualche punto di riferimento nelle vicinanze che dovremmo visitare mentre siamo in zona? Sì, c'è una bellissima fontana storica che è molto popolare sia tra la gente del posto che tra i turisti. Sembra fantastico! Mi piace scoprire la storia di questi luoghi, aggiunge profondità all'esperienza. Vi piacerà. La fontana è circondata da splendidi giardini, il che la rende un luogo perfetto per rilassarsi. Me lo immagino già. Un ambiente sereno dove rilassarsi dopo una giornata impegnativa sembra meraviglioso. Esatto. Inoltre, ci sono spesso artisti locali che espongono le loro opere nelle vicinanze, quindi è anche una gioia per gli occhi. Che piacere! Apprezzo sempre l'opportunità di sostenere i talenti locali mentre mi godo il panorama. Facciamola diventare la nostra piccola avventura, non vedo l'ora di esplorarla insieme a voi. Lezione 22. Sicurezza aeroportuale. Solo un oggetto personale, giusto? Devo tirare fuori il mio portatile durante i controlli di sicurezza? Sì, nella maggior parte dei casi dovrai togliere il computer portatile dalla borsa e metterlo in un contenitore separato. Ha senso. Vogliono garantire che tutto venga controllato correttamente per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri. Esatto! È tutta una questione di sicurezza. Ho imparato a prepararmi in anticipo per rendere il processo più fluido. Ottima idea. Mi assicurerò di tenere le mie cose in ordine, così non rallenterò la fila. È un approccio intelligente. È sempre meglio fare attenzione a chi aspetta dietro di te. Apprezzo molto i consigli. Viaggiare può essere frenetico, ma essere preparati aiuta ad alleviare un po' lo stress. Assolutamente sì! Un po' di pianificazione può rendere il viaggio più piacevole. Non vedo l'ora di partire. Grazie per i consigli, ora mi sento più pronto per l'esperienza in aeroporto. Lezione 23. Riutilizzo creativo. Sembra fantastico. Ho provato a riutilizzare vecchi mobili per dargli nuova vita ed è davvero gratificante. Adoro quest'idea. È un modo fantastico per essere ecosostenibili e al contempo creativi. Esatto. Ho trasformato una vecchia sedia in una bellissima fioriera, e aggiunge un tocco di carattere al mio giardino. Che ispirazione! Mi piacerebbe molto sapere di più sui progetti che hai completato. Certo. Ogni pezzo racconta una storia e mi piace la sfida di immaginare qualcosa di nuovo partendo dal vecchio. È come dare una seconda possibilità ai mobili, e ammiro questa prospettiva. Assolutamente.
Inoltre, è un ottimo spunto di conversazione quando arrivano gli ospiti. Lo immagino. È meraviglioso condividere percorsi creativi con gli altri. Facciamo un brainstorming insieme su alcune idee, penso che potremmo creare qualcosa di davvero speciale. Lezione 24. Ascolto attivo. Sì, faccio mediazione tramite videochiamate e promuovo l'ascolto attivo per comprendere tutti i lati di una discussione. È un'abilità davvero importante. Aiuta a far sì che tutti si sentano ascoltati e apprezzati durante le conversazioni. Esatto. L'ascolto attivo favorisce una comunicazione migliore e può portare a risultati più produttivi. Sono completamente d'accordo. È incredibile quanto possiamo imparare quando prestiamo davvero attenzione agli altri. Vero? Incoraggio sempre le persone a porre domande di chiarimento per approfondire la comprensione. Ottima strategia. Dimostra che sei coinvolto e sinceramente interessato a ciò che hanno da dire. Assolutamente. Crea un ambiente positivo in cui tutti si sentono a proprio agio nel condividere i propri pensieri. Ammiro il tuo approccio. Nel mondo frenetico di oggi è fondamentale mantenere relazioni significative. Grazie. La mia passione è migliorare le capacità comunicative, sono essenziali in ogni aspetto della vita. Lezione 25. Approfondimenti. Ho pensato a come possiamo davvero aiutarci a vicenda a migliorare le nostre competenze, soprattutto quando si tratta di imparare cose nuove. Assolutamente. Condividere le nostre esperienze e intuizioni può davvero fare la differenza, non credi? Sì, e credo che fornire un feedback costruttivo sia fondamentale. Ci aiuta a crescere e a vedere le cose da una prospettiva diversa. Esatto. Per esempio, se uno di noi ha difficoltà con la pronuncia, l'altro può dare consigli o addirittura esercitarsi insieme. Ottima osservazione. E possiamo anche esplorare diverse tecniche, come usare flashcard o app di lingua, per mantenere l'apprendimento coinvolgente. Sì. Inoltre, potremmo prefissarci piccoli obiettivi, che ci motiverebbero a rimanere sulla buona strada e a celebrare i nostri progressi. Assolutamente. E penso che parlare dei nostri libri o film preferiti possa arricchire il nostro vocabolario, rendendo il processo di apprendimento piacevole. Adoro quest'idea. Collegando l'apprendimento delle lingue ai nostri interessi, non solo miglioriamo, ma lo manteniamo anche divertente e coinvolgente. Proponiamo di condividere le nostre risorse preferite la prossima volta. Sarà emozionante vedere cosa ognuno di noi porterà. Lezione 26. Cucinare insieme. Ho un ottimo piano per la nostra cena di stasera. Inizierò saltando le cipolle e l'aglio per esaltarne i ricchi sapori. Sembra delizioso. Una volta che saranno profumati, cosa pensi che dovremmo aggiungere per arricchire il piatto? Stavo pensando di aggiungere delle verdure fresche, non solo aggiungeranno colore, ma anche un elemento nutriente al nostro pasto. Ottima scelta. E magari un pizzico di erbe aromatiche per esaltare ulteriormente i sapori. Che ne dici? Assolutamente. Una spolverata di basilico o timo potrebbe davvero completare il piatto e renderlo gourmet. Adoro come possiamo collaborare in cucina. Rende cucinare insieme non solo produttivo, ma anche divertente. Sì, e condividere i compiti in cucina garantisce che entrambi contribuiamo al piatto finale, rendendolo ancora più gratificante. Inoltre, mi piace imparare da te nuove tecniche, che mi aiutano a migliorare le mie capacità culinarie.
Questo è lo spirito giusto. Facciamo di questa cena un capolavoro di cui possiamo essere entrambi orgogliosi. Lezione 27. Unicità del prodotto. Mentre elaboriamo strategie per restare in vantaggio in questo mercato competitivo, mi ritrovo a riflettere su cosa rende davvero unico il nostro prodotto. Ottima domanda. È fondamentale identificare la nostra proposta di vendita unica se vogliamo distinguerci dalla massa. Esatto. Non si tratta solo di funzionalità, si tratta del legame emotivo che il nostro prodotto crea con i clienti. Sì, spesso le persone acquistano in base alle sensazioni che un prodotto suscita in loro, non solo ai suoi benefici pratici. Dobbiamo sfruttare questo aspetto. Esatto. E lo storytelling può essere uno strumento potente per trasmettere questa connessione emotiva. Condividere il percorso del nostro brand può entrare in sintonia con i potenziali clienti. Assolutamente. Se riusciamo a mettere in risalto i valori e la mission del nostro prodotto, possiamo creare una base di clienti fedeli che credono in noi. Inoltre, dovremmo considerare come il nostro prodotto risolva un problema che altri non hanno affrontato. È un punto di vista importante da perseguire. Assolutamente. L'innovazione non solo attira l'attenzione, ma crea anche fiducia. Se le persone ci vedono come risolutori di problemi, è più probabile che ci scelgano. E non dimentichiamo il feedback dei clienti. Interagire con il nostro pubblico può fornire spunti su ciò che apprezzano veramente del nostro prodotto. Lezione 28. Soluzioni chirurgiche. Quando si tratta di certi problemi medici, ho imparato che a volte l'unica cura è un intervento chirurgico per riparare il danno. Sì, è un pensiero scoraggiante, ma in molti casi è necessario un intervento chirurgico per ripristinare la salute e la funzionalità. Esatto. È affascinante come i progressi della medicina abbiano reso queste procedure più sicure ed efficaci nel corso degli anni. Assolutamente. Ma il processo di recupero può essere importante quanto l'intervento stesso, e spesso richiede tempo e cure in ambiente ospedaliero. Esatto. Ecco perché scegliere la struttura e il chirurgo giusti è fondamentale. È importante essere in mani competenti durante l'intero processo. Assolutamente. E avere una rete di supporto durante la convalescenza può fare un'enorme differenza nella velocità di guarigione. Sì. Il supporto emotivo e fisico è fondamentale. Gli ospedali spesso forniscono risorse per aiutare i pazienti e le loro famiglie ad affrontare questo percorso. E dovremmo anche considerare l'importanza del follow-up. È essenziale per monitorare i progressi e affrontare eventuali complicazioni che potrebbero insorgere. Assolutamente. La strada per la guarigione può essere lunga, ma con il giusto approccio, molti possono ritrovare salute e benessere. Lezione 29. Conseguenze dell'uso di steroidi. È allarmante scoprire come l'uso di steroidi possa portare a gravi problemi di salute, in particolare negli uomini, dove può provocare una riduzione della funzionalità dei testicoli. Sì, gli effetti collaterali possono essere piuttosto gravi ed è fondamentale che gli utenti siano consapevoli di questi rischi prima di prendere in considerazione tali sostanze. Assolutamente. Molte persone ignorano che la ricerca della perfezione fisica può avere conseguenze disastrose per la salute. E non riguarda solo gli uomini. Anche le donne che usano steroidi possono riscontrare una serie di complicazioni, come squilibri ormonali. Esatto. È affascinante come queste sostanze possano interferire con i processi naturali dell'organismo, provocando effetti duraturi che potrebbero non essere mai completamente invertiti. Sì, ed è importante promuovere alternative sane per migliorare le prestazioni o il fisico senza i pericoli associati agli steroidi.
Certamente. L'istruzione gioca un ruolo fondamentale nell'aiutare le persone a fare scelte consapevoli sui propri obiettivi, di salute e fitness. Inoltre, per il benessere a lungo termine è essenziale promuovere una cultura che dia valore ai risultati naturali rispetto ai miglioramenti artificiali. Assolutamente. Incoraggiando un dialogo aperto sui rischi dell'uso di steroidi, possiamo contribuire a proteggere le generazioni future da decisioni dannose. Lezione 30. Considerazioni meteorologiche. Capisco che la pioggia sia spesso un inconveniente, soprattutto quando abbiamo programmi all'aperto, ma non posso fare a meno di chiedermi se smetterà presto. È una preoccupazione comune. È sorprendente quanto velocemente il tempo possa cambiare, a volte regalando una splendida giornata subito dopo un acquazzone. Esatto. A volte, un po' di pioggia può persino esaltare la bellezza della natura, facendo risaltare i colori vivaci di piante e fiori. Sì, E per chi ama stare all'aria aperta, una giornata di pioggia può offrire un piacevole cambiamento, invitando a piacevoli attività al chiuso. Vero. È tutta una questione di prospettiva. Invece di vedere la pioggia come un fastidio, possiamo vederla come un'opportunità per rilassarci e dedicarci ai nostri hobby in casa. certamente. Inoltre, è essenziale per l'ambiente. La pioggia nutre la terra, permettendo alle piante di crescere e prosperare. Ottima osservazione. Quindi, invece di preoccuparci della pioggia, possiamo accoglierla e guardare avanti a ciò che verrà. Sì, E se presto il cielo si schiarirà, saremo pronti per uscire e goderci le attività che abbiamo programmato. Esatto. Alla fine, l'importante è trarre il meglio dalla situazione, che piova o che ci sia il sole.